Cari amanti dell'arte e della storia, benvenuti a un nuovo episodio della nostra esplorazione del Rinascimento. Oggi ci immergeremo nel mondo di Sandro Botticelli, un artista fiorentino il cui lavoro incarna la grazia, l'eleganza e il simbolismo profondo del Rinascimento. Botticelli è noto per le sue opere che esplorano temi mitologici e religiosi con uno stile distintivo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'arte. Botticelli, potresti raccontarci delle tue origini e di come sei diventato uno dei pittori più celebrati del tuo tempo? Sono nato a Firenze nel 1445. Da giovane, ho iniziato la mia formazione artistica prima come orafo, poi come apprendista presso la bottega del pittore Filippo Lippi. Lì ho sviluppato il mio stile distintivo, caratterizzato da eleganti figure e un uso delicato del colore e della forma. Le tue opere, come La nascita di Venere e La primavera, sono celebrate per la loro bellezza e il loro simbolismo. Potresti parlare del processo creativo dietro queste opere iconiche? In queste opere, ho cercato di catturare non solo la bellezza estetica, ma anche temi più profondi. La nascita di Venere, ad esempio, rappresenta la bellezza divina e l'amore, mentre La primavera è un'elaborata allegoria che esplora temi di amore e rinascita. Ho utilizzato la tecnica della tempera su tela, che permetteva dettagli fini e colori luminosi. Oggi ci concentreremo su una delle tue opere più celebri, La nascita di Venere. Potresti dirci come è nata l'idea per questa straordinaria pittura? L'idea per La nascita di Venere mi è stata ispirata dalla mitologia greca e dalle opere dei poeti classici. Volevo rappresentare la dea Venere al momento della sua nascita, emergente dalla schiuma del mare, simboleggiando la bellezza e l'amore universale. Quali tecniche hai utilizzato per realizzare quest'opera e qual era il tuo approccio stilistico? Ho utilizzato la tecnica della tempera su tela, che mi permetteva di ottenere dettagli fini e colori vividi. Il mio stile si concentra su linee eleganti e figure allungate, creando una sensazione di grazia e movimento fluido. L'opera è ricca di simbolismo. Qual è il significato dietro le figure e gli elementi rappresentati? Ogni elemento in La nascita di Venere ha un significato simbolico. Venere al centro rappresenta la bellezza divina, mentre le altre figure, come Zefiro e la ninfa, simboleggiano aspetti della natura e del rinascimento spirituale. Maestro Botticelli, chi commissionò La nascita di Venere e quali sfide o retroscena interessanti ci furono durante la sua realizzazione? La committenza della nascita di Venere fu attribuita alla famiglia Medici, i mecenati dominanti di Firenze nel mio tempo. Durante la realizzazione, una delle sfide maggiori fu rappresentare il tema mitologico in un modo che risuonasse sia con i valori classici che con quelli contemporanei del Rinascimento. Inoltre, l'uso della tempera su tela per una composizione così grande e dettagliata fu una sfida tecnica notevole. Oltre alla figura centrale di Venere, ci sono altre figure significative nella nascita di Venere. Potresti parlarci di queste figure e del loro ruolo nell'opera? Oltre a Venere, ci sono diverse figure che svolgono ruoli chiave nell'opera. A sinistra, abbiamo Zefiro, il dio del vento dell'Ovest, che soffia Venere verso la riva. Accanto a lui c'è Clori, una ninfa, che rappresenta l'aspetto gentile della natura. Zefiro e Clori insieme simboleggiano il soffio vitale e la forza creatrice che porta Venere alla vita. E la figura che accoglie Venere sulla riva? Quella figura è una delle ore, dee delle stagioni, che qui rappresenta la primavera. È lì per accogliere Venere nel mondo terreno, simboleggiando l'armonia tra le forze della natura e la bellezza divina. Con il suo mantello, è pronta a coprire Venere, sottolineando il collegamento tra il divino e il terreno. Le ore nella mitologia greca e romana sono divinità che rappresentano le stagioni e i momenti del giorno. Nell'arte e nella letteratura, le ore sono spesso personificate come giovani e belle donne, ciascuna delle quali simboleggia una specifica stagione o un aspetto del tempo. Nell'opera La nascita di Venere di Sandro Botticelli, la figura che accoglie Venere sulla riva è una delle ore, e più specificatamente è spesso interpretata come la personificazione della primavera. Questa scelta non è casuale, poiché la primavera simboleggia il rinnovamento, la crescita e la bellezza, temi che risuonano profondamente con l'immagine di Venere, la dea dell'amore e della bellezza.
La rappresentazione delle ore come giovani donne graziose è coerente con l'approccio di Botticelli alla bellezza ideale e al suo stile artistico, che enfatizza la grazia e l'eleganza. Nell'opera, la primavera che accoglie Venere è un elemento che rafforza il legame tra la dea e il mondo naturale, sottolineando la connessione tra bellezza divina e terrena. Come hai deciso la composizione e l'interazione tra queste figure? La composizione è stata attentamente pianificata per creare un senso di equilibrio e armonia. Volevo che ogni figura contribuisse alla storia della nascita di Venere, creando un'immagine che fosse sia esteticamente piacevole sia ricca di significato. La disposizione delle figure e il loro movimento guidano lo sguardo dello spettatore verso Venere, il fulcro dell'opera. Passiamo ora a un'altra tua opera famosa, La Primavera. Questa pittura è rinomata per la sua complessità e bellezza. Qual è stata l'idea dietro a questa opera? La mia intenzione con La Primavera era di creare un'opera che celebrasse la bellezza della natura e l'amore. L'ispirazione proviene dalla mitologia classica e dai temi dell'amore e della fertilità. Volevo che l'opera trasmettesse un senso di rinascita e rinnovamento che accompagna l'arrivo della primavera. Quali tecniche hai utilizzato per questa intricata composizione? Ho impiegato la tecnica della tempera su tela, che mi ha permesso di creare dettagli fini e colori vividi. La composizione è stata attentamente studiata per creare equilibrio tra le numerose figure e per rappresentare un movimento fluido attraverso l'opera. L'opera è ricca di simbolismo. Potresti spiegare alcuni di questi elementi? Ogni figura nella primavera ha un significato simbolico. Venere al centro rappresenta l'amore e la bellezza, mentre le tre grazie simboleggiano le varie qualità dell'amore. Mercurio e Flora aggiungono altri livelli di simbolismo, legati alla protezione e alla natura. Chi commissionò La Primavera e quali furono i retroscena o le sfide particolari durante la sua realizzazione? La Primavera fu commissionata dalla famiglia Medici, i mecenati più influenti di Firenze nella mia epoca. La realizzazione dell'opera presentò diverse sfide, principalmente nel bilanciare l'abbondanza di simbolismi e dettagli con la coerenza compositiva. Un'altra sfida fu incorporare i temi classici e contemporanei in un modo che risuonasse con gli ideali e i gusti del mio tempo. L'opera doveva riflettere non solo la bellezza e l'amore, ma anche la complessità del pensiero umanistico rinascimentale. Grazie, maestro Botticelli, per aver condiviso queste intuizioni preziose sulle sue opere. Il suo contributo all'arte del Rinascimento è incalcolabile. È stato un piacere condividere il mio pensiero e le mie opere. Spero che continuino ad ispirare e affascinare. Grazie per averci seguito in questo affascinante viaggio attraverso il tempo e l'arte di Sandro Botticelli. Spero che abbiate trovato questa esplorazione delle sue opere tanto illuminante e ispiratrice quanto l'ho trovata io. Il Rinascimento è stato un periodo di incredibile creatività e innovazione, e artisti come Botticelli hanno contribuito a plasmare il mondo dell'arte come lo conosciamo oggi. Se avete apprezzato questo viaggio nell'arte e nella storia, vi invito a iscrivervi al nostro canale per non perdere i nostri futuri contenuti. E se vi è piaciuto questo video, per favore lasciate un mi piace e cliccate sulla campanellina per ricevere notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. La vostra partecipazione e il vostro supporto sono immensamente apprezzati. Grazie ancora per averci accompagnato oggi e non vedo l'ora di condividere con voi altri entusiasmanti viaggi nel mondo dell'arte. Arrivederci!